Sono stati giorni di preparazione al Natale, dalla corona dell'Avvento, le cui candele simboleggiano l'attesa del Signore, all'allestimento della chiesa con il presepio, fino alla preparazione della novena che ha coinvolto alcuni frati della custodia di Terra Santa. Un cammino spirituale che passa dall'Antico Testamento, le cui riflessioni sono state affidate a Fra Sergio, ai testi di San Paolo sull'umiliazione di Cristo, affidati invece a Fra Gerson. Sottolineeranno soprattutto la questione della nostra condizione umana, che dopo viene assunta dal Figlio di Dio nell'incarnazione, dopo la promessa messianica nella figura del bambino e infine in questa particolarità del bambino, del re che viene di forma umile. Che nell'incarnazione a noi è stata data questa figliolanza divina, è stato dato il dono dello Spirito Santo perché possiamo vivere e rendere presente una nuova umanità che è quella che Gesù ha creduto e si è manifestato in noi. Fra Pier Marco presenterà le fonti francescane che narrano del Natale di Greccio. Il Natale di Greccio è un Natale un po' particolare, non è come quelli che siamo abituati noi a raffigurare nei presepi. Francesco vuole all'inizio vedere anche con gli occhi del corpo quelli che sono stati i problemi, le difficoltà che ha avuto Gesù a nascere messo in una mangiatoia tra l'asino e il bue. Dai racconti di Tommaso da Celano, primo biografo di San Francesco, si può capire come il poverello di Assisi abbia desiderato rappresentare il presepe. Questo primo biografo che a un certo punto scrive giunge il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza. Viene Francesco, vede che tutto è stato fatto secondo il suo desiderio, si accomoda alla greppia, la greppia è la mangiatoia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l'asinello. In quella scena si onora la semplicità, si esalta la povertà, si loda l'umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Poi viene celebrato sulla mangiatoia il solenne rito della messa. Ogni giorno l'incarnazione si rinnova nel sacrificio eucaristico. Il Figlio di Dio continua a umiliarsi come quando dal seno del Padre scende nel grembo della Vergine Madre, così ogni giorno scende sull'altare. Questa è la particolarità del presepe di Greccio, inserire la messa all'interno della rievocazione della venuta storica di Gesù, come se Francesco ci volesse far capire, guarda, che io vi ho fatto adesso capire che tutte le volte che si celebra l'Eucaristia è Natale, no? Quindi allora, se vogliamo, è all'interno della rievocazione della venuta storica di Gesù, la venuta sacramentale. Prepararsi al Natale significa anche essere operatori di pace, capaci anche di soffrire le conseguenze. Vivere il Natale in Terra Santa ci aiuta a guardare la realtà e non essere indifferenti ad essa. E oggi in tempo di guerra, la guerra c'è perché non si accoglie il Natale, no? Fondamentalmente è una grande responsabilità dell'uomo quella di accogliere non un dono di Dio, no? Ma un Dio che si fa dono, no? E dice Giovanni nel prologo che i suoi non l'hanno accolto, però a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. E una caratteristica dei figli di Dio è operare la pace. Quindi allora tutte le volte che c'è una guerra vuol dire che non ci stanno figli di Dio a sufficienza, no? Quindi ecco, adesso può essere un richiamo per noi quello di voler veramente accogliere questo dono per diventare operatori di pace. Certo, operatori di pace non ci si diventa senza spendere niente, no? Gesù per fare la pace ci ha messo tutta quanta la sua vita.